Pochissime ore e inizierà anche ufficialmente sul campo la nuova avventura dell'Inter Under 23. La squadra, come sapete, è stata creata, annunciata già nelle scorse settimane. Nel frattempo ha piazzato anche diversi acquisti sul mercato, ha fatto dei test in amichevole, tra i quali anche la sfida contro l'Inter dei grandi di Christian Chivu che abbiamo commentato in diretta su Passione Inter, e ora è pronta quindi a cominciare anche le competizioni ufficiali. Mancano poche ore, quindi credo che sia anche il momento giusto per fare un'altra piccola analisi del progetto, valutando in particolare la rosa, il modulo, soprattutto anche gli acquisti sul mercato che abbiamo visto in queste settimane, e cercando di capire quindi cosa aspettarci da questo progetto sulla base dei presupposti e anche delle parole che lo stesso Marotta ha pronunciato sull'Under 23 in occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione, in cui si è parlato chiaramente dell'Inter dei grandi, ma anche di questo progetto, e in vista di una stagione che vede l'Inter nel girone A e con degli obiettivi precisi che andranno sviluppati sul campo e nel tempo. Quindi ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti. Come sempre vi invito a lasciare un click sul tasto mi piace e anche sul tasto iscriviti. Abbiamo sfondato il muro dei 90.000 iscritti, quindi intravediamo in lontananza i 100.000 e non vediamo l'ora di raggiungerli grazie al vostro supporto. Cominciamo allora cercando di capire un po' quello che possiamo aspettarci da questa Under 23 a partire dalle premesse. Innanzitutto apro e chiudo una parentesi: nelle scorse settimane abbiamo già pubblicato un contenuto sull'Under 23 in cui abbiamo anche presentato le regole per la composizione della squadra, per la Serie C e tutto quanto, quindi poi alla fine di questo contenuto ve lo linkerò a schermo se volete recuperarvi anche tutto quell'aspetto. Partirei col dire che l'Under 23, come ben sappiamo, è stata messa nelle mani di Stefano Vecchi, un allenatore che l'Inter conosce bene, l'ha allenata nella primavera per circa 4 anni, con anche 2 comparsate momentanee nella prima squadra in quella sciagurata stagione con i 5 cambi di allenatore, con De Boer, Pioli, eccetera, eccetera. È un allenatore che ha fatto nel frattempo anche esperienza a livelli più alti con la Feralpi Salò in Serie C. Nella primavera dell'Inter aveva vinto 2 campionati primavera, 2 tornei di Viareggio, una Coppa Italia primavera e una Supercoppa primavera, quindi aveva ottenuto dei risultati non banali. Il responsabile a livello dirigenziale del progetto Under 23 sarà Dario Baccin, che è il braccio destro di Piero Ausilio, così viene definito, quindi una sorta di vice direttore sportivo della prima squadra. E invece il direttore sportivo specifico per l'Under 23, che si occupa in prima persona degli acquisti e del mercato, è Gianluca Andrissi, che faceva anche lui già parte appunto del progetto Inter, aveva altri ruoli negli anni scorsi, prima poi che è stata della creazione dell'Under 23. E vi dicevo prima che l'Under 23 ha già fatto delle amichevoli, le abbiamo anche in parte seguite nel corso di queste settimane. La prima è stata contro il Trento, partita terminata 2-2. Subito dopo è arrivata la partita contro l'Inter dei grandi, l'Inter Under 23, che ha perso per 7-2, però ha fatto vedere delle cose interessanti, tant'è vero che anche noi in diretta, mentre commentavamo la partita, chiaramente con un occhio puntato soprattutto sull'Inter di Chivu, però dando anche uno sguardo interessato all'Inter Under 23, abbiamo notato delle indicazioni. Personalmente mi ha colpito soprattutto dal punto di vista della personalità. Ho visto una squadra che sembrava giocare insieme da tempo, e in parte è così perché tanti giocatori comunque arrivano dalla primavera e tra poco lo vediamo, però hanno messo sul campo subito grande personalità, sono usciti molto spesso in pressing alto sull'Inter, anche in fase offensiva, aiutati secondo me da un'Inter a tratti un po' spregiudicata, e ne abbiamo parlato, però hanno cercato spesso l'imbucata, hanno mostrato già delle buone trame di gioco, quindi già quella gara ci aveva mostrato delle indicazioni non banali. E poi sono arrivate altre 2 amichevoli con 2 vittorie, 1-2 sul campo dell'Albino Leffe e 1-4 sul campo della Pro Vercelli. Trento, Albino Leffe e Pro Vercelli, che tra l'altro saranno tutte e 3 avversarie anche nella stagione, perché fanno parte tutte e 3 del girone A della Serie C, dove appunto sarà anche l'Inter. Che cosa quindi possiamo aspettarci, come dicevo, a livello di obiettivi nel medio termine? Diciamo che di base, per come la vedo io, l'obiettivo primario, proprio il primo assoluto, è quello di non retrocedere. E lo dico perché l'abbiamo visto nella scorsa stagione, il Milan Futuro, che è la seconda squadra del Milan, ha fatto un campionato disastroso ed è retrocessa in Serie D. Quindi
L'Inter poi, e adesso ve lo dico, ha delle ambizioni superiori per la sua formazione, però avendo questo precedente io direi innanzitutto, essendo la primissima stagione, cerchiamo di mantenere la categoria. Poi quello che sembra aver stabilito l'Inter anche in accordo con la proprietà è il tentativo di cercare invece una promozione in Serie B nel giro, se possibile, di un paio d'anni, nel tentativo quindi di alzare ulteriormente il livello e mettere i propri giovani alla prova ad un livello ancora superiore. La Serie C è un livello superiore alla Primavera ed è anche il motivo per cui vengono fatte queste seconde squadre. È evidente che la Serie B sarebbe un livello superiore alla Serie C, quindi raggiungerla sarebbe un obiettivo importante. Ricordando, aperta e chiusa parentesi, che per regolamento la prima squadra e la seconda non possono giocare nella stessa competizione. Quindi l'arrivo in Serie B sarebbe il livello massimo a cui potrebbe ambire l'Under 23, perché l'Inter chiaramente si trova in Serie A. Questo è l'obiettivo sportivo. Poi, seguendo quello che ha detto Marotta nella conferenza di presentazione che vi citavo poco fa, ad un certo punto Marotta dice: l'Under 23 sarà una fucina di talenti, vi riporto il virgolettato, tanti vengono dalla Primavera, altri saranno acquistati. Io ho avuto la fortuna, dice Marotta, di iniziare questo percorso in alta realtà, si riferisce alla Juventus. È un serbatoio importante per far crescere i nostri calciatori che dovranno diventare importanti per la prima squadra o come patrimonio per finanziare le operazioni di mercato. Quindi c'è un obiettivo dal punto di vista sportivo, ma c'è anche un obiettivo, secondo me, legittimo dal punto di vista economico, perché Marotta dice: i giovani di questa seconda squadra, rispetto alla primavera, aggiungo io, possono avere un potenziale dal punto di vista economico superiore, e questo ce l'ha dimostrato proprio il progetto Juventus, che negli anni ha venduto più volte giocatori provenienti dall'Under 23, ed è legittimo, non ci trovo niente di male, possono avere quindi una duplice funzione. Altro elemento molto importante che si interseca secondo me con gli obiettivi di campo riguarda l'approccio e lo stile di gioco dell'Inter Under 23. L'abbiamo già visto in tutte queste amichevoli che prima vi ho elencato. Elemento importantissimo che io ritengo cruciale, quando l'avrei ritenuto anche per la primavera, non è stato fatto sempre con grande continuità. A maggior ragione per l'Inter Under 23 l'obiettivo sarà quello di impostare uno schema e un gioco simile a quello della prima squadra, e infatti, sulla base di quello che possiamo sapere ad oggi di un Inter di Chivu, che ovviamente ci dà meno spunti e meno certezze rispetto all'Inter di Inzaghi, però delle cose le abbiamo già viste, Vecchi con la sua Under 23 è ripartito da un 3-5-2 che a volte è evoluto anche in un 3-4-2-1, esattamente come l'Inter di Chivu. Proprio nell'amichevole contro l'Inter appunto dei grandi, l'Under 23 è scesa in campo col 3-5-2, e in altre spezzoni anche di altre partite l'abbiamo vista con il 3-4-2-1, anche perché le soluzioni dal centrocampo in su sono tante, proprio come l'Inter di Chivu, che starebbe cercando anche di aggiungere Lookman o un altro profilo in quella zona. Anche l'Inter Under 23 ha più soluzioni, e questo, dicevo, è importantissimo perché poi durante l'anno capitava anche gli anni scorsi, che per varie ragioni giocatori che l'anno scorso erano della primavera, da quest'anno saranno dell'Under 23, possono essere aggregati alla prima squadra ed allenarsi con loro. Quindi se hanno già un background di schema e di movimenti simile, è chiaro che diventa tutto più semplice e diventa anche una risorsa, perché no, spendibile da Christian Chivu, a differenza magari di un giovane che arriva da una primavera che gioca in maniera completamente diversa e con principi completamente diversi. Poi è chiaro che questo non è sempre facile, perché il modello che forse tutti hanno in mente è quello del Barcellona, che fin dai giovanissimissimi gioca col 4-3-3 e poi lo porta fino alla prima squadra. In Italia, ma mi verrebbe da dire quasi ovunque, in realtà non c'è questa tendenza così radicata, però avere quantomeno un'idea sul momento presente in base al tecnico che hai a disposizione in prima squadra e cercare questa continuità, secondo me è una cosa importante. Tra l'altro, ecco, altro spunto che volevo aggiungervi a livello di gioco: abbiamo visto in alcuni casi l'Under 23, nel momento in cui è passata al 3-4-2-1, proporre una mediana a 2 con Beerenbroek e Topalovic, che sono 2 giocatori anche abbastanza offensivi, quindi ne parliamo spesso proprio anche per la prima squadra, rispetto al fatto che la mediana a 2 di un 3-4-2-1 o 1-2 che sia, dovrebbe avere delle caratteristiche precise. Almeno uno dei due dovrebbe essere un giocatore fisico e più difensivo che offensivo. Ecco, l'Inter di Vecchi ci ha mostrato anche questa versione con Beerenbroek e Topalovic, giocatori di qualità e molto offensivi.
Sul mercato, vi dicevo in apertura, sono arrivati tanti acquisti. L'ultimissimo in ordine di tempo, nel momento in cui sto registrando, è Antonio David, o David, non so come si pronunci, terzino sinistro classe 2004, arrivato in prestito con diritto di riscatto. Nel mercato sono arrivati anche altri profili, Simone Cinquegrano per esempio, che è un laterale destro 2004 se non erro, Tommaso Avitabile 2006. Uno dei più interessanti e dei più attesi è Agbonifo, Ricky Agbonifo, che è arrivato dalla primavera dell'Hellas Verona, uno dei più interessanti perché proprio nella primavera del Verona in 39 presenze la scorsa stagione ha messo insieme 14 gol e 11 assist, quindi sono numeri notevoli per un giocatore che qualcosina ha fatto intravedere anche nella partita contro l'Inter, nell'amichevole contro l'Inter, però comunque lo aspettiamo anche nella prima squadra. Nelle partite ufficiali, volevo dire. A tutti questi colpi sono stati aggiunti anche alcuni giocatori d'esperienza che sono di fatto dei fuori quota rispetto all'Under 23 come età. Tra tutti il capitano, che è Giuseppe Prestia, che è un difensore centrale del 93 arrivato dal Cesena, a cui però si sono aggiunti anche il portiere Riccardo Melgrati, che è un classe 94, e anche Luca Fiordilino, che è un mediano classe 96, che è stato seguito anche da altre squadre, che alla fine ha deciso di prendere l'Inter. Un mix che è molto importante, questo anche è stato detto più volte nella fase di costruzione della squadra. Portare un intero gruppo di giovani che stavano fino all'anno prima in primavera in blocco in Serie C rischia di portare a delle conseguenze negative, perché comunque il livello è diverso. In Serie C in primavera trovi tutti ragazzi giovani come te, fisicità simili, percorsi simili. In Serie C trovi giocatori anche più esperti, più navigati, più strutturati fisicamente, quindi avere un mix da questo punto di vista è importante, ma lo è anche banalmente per ragioni di spogliatoio. Questi giocatori, essendo più esperti, con maggiore esperienza, fanno anche un po' da punto di riferimento. Da punto di riferimento per tutti i giovani che dicevo arrivano di fatto e sono promossi dalla primavera dell'Inter. Ve li elenco, quelli che saranno in questa formazione: Calligaris, Zamarian, Alexiu, Fontanarosa, Rececconi, Stante, Motta, Garonetti, Cocchi, Zanchetta, Berenbrook, Bovo, Topalovic, Camatè, Zarate, Mosconi, Sar, Zubarek e Spinacè. Questi sono tutti profili che abbiamo visto nella primavera e che faranno parte del gruppo dell'Inter Under 23, mixandosi con i più esperti che vi dicevo prima. Questa è la panoramica. Fra poche ore l'esordio in gare ufficiali, esordio che sarà nella Coppa Italia di Serie C e che precederà l'esordio invece proprio nel campionato di Serie C. La cosa curiosa è che sia l'esordio in Coppa Italia che l'esordio in campionato saranno in contemporanea con l'Inter dei grandi, quindi 0 su 2, non riusciamo a vederne nemmeno una in diretta. In Coppa Italia l'esordio sarà sabato, il 16 di agosto alle ore 21 contro il Lumezzane, nel momento in cui l'Inter starà giocando l'amichevole contro l'Olympiacos, e noi saremo in diretta per seguirla, quindi poi magari un occhio lo daremo anche all'Under 23, però la partita che guarderemo, e penso guarderete anche voi, sarà l'amichevole con l'Olympiacos dell'Inter di Chivu. Esordio invece in campionato in Serie C, che sarà lunedì 25 agosto alle 20:30 a Novara, contro il Novara, che tra l'altro sta facendo anche dei lavori sul suo stadio di casa, e l'Inter di Chivu esordirà proprio quella sera lì, il 25, contro il Torino. Quindi c'è questo rammarico di non poter vedere né l'esordio in Coppa Italia né in campionato, perlomeno in diretta, poi eventualmente la recupereremo in differita. Questo è quanto allora, ragazzi, sul Inter Under 23 che si prepara appunto al suo esordio. Fatemi sapere nei commenti se vi intriga questo progetto e se, basandovi anche sull'amichevole vista con l'Inter di Chivu, ma pure con le altre, se avete avuto modo di dare un'occhiata, quali sono i giocatori che vi attirano di più e che pensate che magari possano fare effettivamente un percorso fino alla prima squadra, magari, perché no, già in questa stagione in alcune situazioni. Secondo me alcuni possono avere questa possibilità. Prima vi ho citato Berenbrook e Topalovic, non è male neanche Rececconi, l'ho visto molto bene nell'amichevole contro l'Inter. Camatè, altro giocatore che sta facendo vedere belle cose, e poi c'è questo Agbonifo che non mi sbilancio ancora, però ha dei numeri importanti, quindi sono molto curioso di vederlo. Vi aspetto nei commenti, vi ricordo ancora un click sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, ed infine, come sempre, se mi stai seguendo in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro approfondimento sull'Inter Under 23 da non perdere.